Ciao ragazzi, in questo tutorial vediamo come si risolvono le equazioni di primo grado, dette anche equazioni lineari. Per farlo iniziamo da un esempio molto semplice, un'equazione a coefficienti interi, cioè senza frazioni, che contiene al suo interno solamente somme e differenze. Non sono presenti né prodotti né parentesi. Il testo dell'equazione è 4x meno 1 uguale a 7 più 6x meno 2. Qui a destra indico passo per passo gli step da seguire per risolvere l'equazione. La prima cosa da fare è spostare i termini in x a sinistra ed i numeri puri a destra, ricordandosi che quando un termine passa da una parte all'altra dell'uguale deve cambiare di segno. Il 4x è a sinistra e resta a sinistra, dunque il suo segno non cambia, mentre il 6x si trova a destra e viene portato a sinistra. Quindi cambia di segno, diventando meno 6x. Il meno 1 è a sinistra e viene portato a destra, diventando più 1. Il 7 e il meno 2 invece sono a destra e rimangono a destra, dunque non cambiano di segno. Siccome ora tutti i termini in x sono a sinistra dell'uguale e tutti i termini noti sono a destra dell'uguale, il primo passaggio è completato. Dobbiamo ora risolvere i calcoli in modo da avere un unico termine in x a sinistra dell'uguale e un unico termine noto a destra dell'uguale. 4x meno 6x fa meno 2x e a destra dell'uguale 1 più 7 meno 2 fa 6. Anche il secondo step è così completato. Osserviamo ora il termine di sinistra dell'equazione. Se la x ha coefficiente negativo, ed è proprio il nostro caso, bisogna cambiare entrambi i segni dell'equazione. A sinistra il meno 2x diventa più 2x e a destra il più 6 diventa meno 6. Anche questo passaggio è stato completato. Per determinare i valori della x, dobbiamo ora dividere entrambi i membri dell'equazione per il coefficiente della x, nel nostro caso per 2. Anche questo passaggio è stato completato. Ora non ci resta altro da fare che semplificare e scrivere il risultato finale. La soluzione dell'equazione è dunque x uguale a meno 3. Per verificare se la soluzione trovata è quella esatta, è sufficiente sostituire il meno 3 al posto della x nel testo dell'equazione, svolgere i calcoli e vedere se esce un'identità. Nel nostro caso esce meno 13 uguale a meno 13, come mostrato qui in basso. Quando si risolve una qualsiasi equazione, si può sempre fare questo tipo di verifica per vedere se il risultato trovato è quello esatto. Alla fine dovremo sempre avere un'identità, ad esempio meno 13 uguale a meno 13, 5 uguale a 5, 0 uguale a 0. L'importante è che i due numeri siano proprio uguali, compresi i loro segni. Ad esempio, il risultato non sarebbe esatto se dopo aver svolto i calcoli uscisse meno 5 uguale a più 5. Consideriamo ora una seconda equazione, nella quale sono presenti, oltre alle somme e alle differenze, anche prodotti e parentesi. Il testo dell'equazione è 3x più 1 uguale a 5x più 3 per, aperta la tonda, x meno 9, chiusa la tonda. Qui a destra ho indicato, come in precedenza, i passaggi da seguire. Iniziamo dunque a risolvere i calcoli in modo da eliminare le parentesi. La parte qui a sinistra va copiata, anche il 5x va copiato, mentre qui dobbiamo fare il prodotto di 3 per x e di 3 per meno 9, ottenendo 3x meno 27. Il primo passaggio è così concluso. Dobbiamo ora spostare i termini in x a sinistra e i numeri puri a destra. Il 3x è già a sinistra e dunque non cambia segno, mentre il 5x e il 3x che sono a destra e vanno a sinistra cambiano di segno. Anche il più 1 che si trova a sinistra e viene portato a destra cambia di segno, mentre il 27 è già a destra e quindi resta più 27. Anche il secondo passaggio è concluso. Dobbiamo ora risolvere i calcoli in modo da avere un solo termine in x a sinistra e un solo termine noto a destra. A sinistra 3x e meno 3x si semplificano.
e rimane dunque meno 5x, mentre a destra 27 meno 1 fa 26. Anche questo passaggio è concluso. Controlliamo ora il coefficiente della x. È meno 5, dunque è negativo. Dobbiamo quindi cambiare entrambi i segni dell'equazione, ottenendo più 5x uguale a meno 26. Ricordo che dobbiamo svolgere questo passaggio solamente se questo coefficiente è negativo, mentre se il coefficiente della x fosse già positivo, questo passaggio è da saltare. Infine, non ci resta che dividere entrambi i membri dell'equazione per il coefficiente della x, nel nostro caso per 5, semplificare e scrivere il risultato finale. Se poi volessimo verificare che questo risultato è esatto, dovremmo sostituirlo nell'equazione al posto della x. Il risultato dovrà essere un'identità. Vediamo ora un terzo esempio molto simile al precedente. Nell'equazione sono presenti somme, differenze, prodotti e parentesi. Dobbiamo dunque risolvere i calcoli in modo da eliminare le parentesi. Meno 4 per 3x fa meno 12x e meno 4 per meno 5 fa più 20, mentre qui a destra 6 per 4x fa 24x e 6 per meno 1 fa meno 6. Spostiamo ora i termini in x a sinistra e i numeri a destra. Il 24x va a sinistra e diventa meno 24x, mentre il più 20 va a destra e diventa meno 20. Risolvendo i calcoli troviamo meno 34x uguale a meno 26. Siccome il coefficiente della x è negativo, dobbiamo cambiare entrambi i segni dell'equazione, ottenendo 34x uguale a 26. Possiamo ora dividere entrambi i membri dell'equazione per il coefficiente della x, che nel nostro caso è 34, semplificare e scrivere il risultato finale. Se poi volessimo fare la verifica, non dovremmo fare altro che sostituire la x trovata all'interno del testo dell'equazione e trovar così, se il risultato è esatto, un'identità. Se vuoi metterti alla prova, ti consiglio ora di mettere in pausa e di provare queste 6 equazioni. Le prime 3 contengono solamente somme e differenze. Nelle altre 3 sono presenti anche prodotti e parentesi. Ti ricordo che l'esercizio personale è fondamentale. Ci sentiamo fra poco per le soluzioni. In questa prima schermata ti ho riportato lo svolgimento e la soluzione dei primi 3 esercizi e in questa seconda schermata ho riportato lo svolgimento e la soluzione degli esercizi dal 4 al 6. Consideriamo ora la seguente equazione a coefficienti frazionari che contiene solamente somme e differenze, non contiene né prodotti né parentesi. In questo caso, la prima operazione da svolgere è calcolare il minimo comune multiplo fra i denominatori. Il minimo comune multiplo tra 3, 5 e 2 è 30. Dobbiamo dunque tracciare due righe di frazione, una a sinistra dell'uguale e una a destra dell'uguale, e mettere a denominatore il 30 sia a sinistra che a destra. Ora dobbiamo fare 30 diviso 3, 10, per 2x, 20x. 30 diviso 5, 6, per 4, 24. 30 diviso 2, 15, per 5, 75. 30 diviso 1, 30, per 2x, 60x. E infine 30 diviso 5, 6, per x, 6x. Il primo passaggio è dunque completato. Possiamo ora eliminare i denominatori e spostare i termini in x a sinistra ed i numeri puri a destra dell'uguale. Dunque, il 20x che è a sinistra e resta a sinistra mantiene lo stesso segno. Il 60x che è a destra e viene a sinistra cambia di segno e anche il 6x che è a destra e va a finire a sinistra cambia di segno. Il 24 che è a sinistra e si sposta a destra cambia di segno e il 75 invece mantiene lo stesso segno perché rimane a destra. Anche questo passaggio è concluso. Ora l'esercizio è identico ai precedenti, dunque dobbiamo solo risolvere i calcoli, trovando 74x uguale a 99
In questo caso non è necessario cambiare i segni poiché 74x è già positivo e dunque dobbiamo solo dividere per 74 entrambi i termini dell'equazione, trovando x uguale a 99 fratto 74. Come possiamo notare, dopo aver calcolato il minimo comune multiplo ed aver semplificato i denominatori, la procedura risolutiva è identica a quella degli esercizi precedenti. Passiamo ora ad un secondo esempio con i coefficienti frazionari. In questo secondo esercizio, oltre alle somme e alle differenze, sono presenti anche prodotti e parentesi. Dobbiamo dunque risolvere i calcoli in modo da eliminare le parentesi. Dunque dobbiamo fare 3 settimi per x, 3 settimi x, 3 settimi per meno un mezzo, meno 3 quattordicesimi, poiché più per meno fa meno, 3 per 1 fa 3 e 7 per 2 fa 14. Il meno 3 quarti si coppia, poi si fa 5 mezzi per x, 5 mezzi x, 5 mezzi per 3 fa 15 mezzi, poiché più per più fa più, 5 per 3 fa 15 e 2 per 1, poiché questo è un 3 fratto 1, fa 2 e il meno un settimo x va copiato. Il primo passaggio è così completato. Ora la risoluzione non differisce dall'esercizio precedente, quindi dobbiamo calcolare il minimo comune multiplo fra i denominatori. Tra 7, 14 e 4 il minimo comune multiplo è 28. Dopo aver svolto i calcoli, possiamo eliminare i denominatori e spostare i termini in x a sinistra e i numeri puri a destra. Svolgiamo ancora i calcoli e arriviamo a meno 62x uguale a meno 183. Siccome la x ha coefficiente negativo, cambiamo entrambi i segni, dividiamo entrambi i termini per 62, che è il coefficiente della x, semplifichiamo e scriviamo il risultato finale. X risulta uguale a 183 fratto 62. Se vuoi metterti alla prova, ti consiglio ora di provare a risolvere queste 4 equazioni. Le prime due contengono solamente somme e differenze, mentre la numero 3 e la numero 4 contengono anche prodotti e parentesi. Ci sentiamo fra poco per le soluzioni. In questa prima schermata ti ho riportato le soluzioni dei primi due esercizi e in questa seconda schermata le soluzioni degli esercizi numero 3 e numero 4. Voglio infine ricordare che quando davanti a una frazione è presente un segno meno, bisogna cambiare tutti i segni del numeratore. Per concludere il discorso sulle equazioni di primo grado, ripassiamo brevemente la procedura risolutiva. Innanzitutto bisogna eseguire tutte le operazioni algebriche di base in modo da eliminare i prodotti, le potenze, le parentesi e le frazioni. Successivamente bisogna spostare i termini in x a sinistra ed i numeri puri a destra. Dopo aver svolto i calcoli, ci sarà solo un termine in x a sinistra e un solo termine noto a destra. Se il termine in x ha coefficiente negativo, è meglio cambiare entrambi i segni. E per concludere, bisogna dividere entrambi i membri dell'equazione per il coefficiente della x, semplificare e scrivere il risultato finale dell'equazione. Nel prossimo tutorial tratteremo i casi particolari che si incontrano nella risoluzione delle equazioni di primo grado. Parleremo dunque di equazioni determinate, indeterminate ed impossibili ed affronteremo anche la risoluzione delle disequazioni di primo grado. Vi aspetto! Ciao!